dell'anno come potevamo chiuderlo? Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Questo è il primo di 2 appuntamenti. Infatti dicevo, come possiamo chiuderlo? Con un progetto Granny, no? Lo stile Granny anche quest'anno è stato molto apprezzato, quindi pensavo bene di chiuderlo in bellezza, sia con il progetto borsa che oggi vi propongo, che già avete visto in anteprima, sia con questo cappellino bellissimo sempre stile Granny, il cappello che sto proprio indossando adesso, che ovviamente vedrete questo mercoledì. Anche questo progetto molto semplice da realizzare ma soprattutto veloce. Ma andiamo al succo del discorso. Per realizzare questa bellezza cosa ho utilizzato? Ho utilizzato un kit composto da 5 gomitoli di colori diversi. In totale vi sono 250 grammi di filato e parlo dell'Amore 160 di Borgo dei Pazzi Firenze. Vi sono 6 varianti composte da 5 gomitoli, ma io ho utilizzato per questo progetto, visto che siamo a dicembre, delle tonalità che si avvicinano un po' al periodo natalizio. Ho utilizzato la variante che si chiama GRA2. Come sempre vi lascio il link che vi riporta direttamente al materiale utilizzato sotto il video nel box informazioni. Anche in questo caso stiamo parlando di un prodotto 100% made in Italy che produce e rivende l'azienda Borgo dei Pazzi Firenze. Ogni gomitolo è composto da 50 grammi di filato e più o meno vi sono 160 metri di filato stesso. Stiamo parlando di un misto lana composto dal 70% lana, 25% poliamide, 2% viscosa, 2% acrilico e 1% poliestere. Uncinetti consigliati 4,5-5, infatti io ho utilizzato sia il 5 che il 4,5 per andare a cucire ciascuna mattonella. Pensate che con questo kit, con questi 5 gomitoli, oltre ad aver realizzato la borsa, ho realizzato anche un accessorio da abbinare il cappellino che avete visto poc'anzi e vi rimarrà altro filato, per cui potreste benissimo realizzarci altri accessori come dei guanti oppure una bellissima sciarpa. Oltre al filato ho utilizzato del feltro per irrigidire la borsa e un bottone magnetico nella variante oro che fungerà da chiusura. Questi ultimi due materiali non sono inclusi nel kit. A questo punto penso di avervi detto tutto, il minimo ed indispensabile. Vi riporto direttamente al tutorial. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, importantissimo. In questo modo non vi perderete sia il video di questo mercoledì, quindi dopodomani, che il video divertente che andrà online il 31 di dicembre. Un video molto diverso dal solito, molto divertente, infatti la prima io mi diverto molto ad editare, a montare questo video per voi, che racchiude tutte le clip, tutti i video di questo bellissimo anno passato insieme, quindi funge un po' da regalo per voi. Spero che lo apprezziate e spero che lo guardiate. A questo punto passiamo al tutorial. Sigla! Prendo il filo e faccio un semplicissimo anello magico in questo modo. Entro con l'uncinetto, tiro il filo fuori e blocco con un cappio, con una catenella. Sostituisco il primo punto alto con le 2 maglie basse, quindi faccio il primo punto basso e poi entro nella sua maglia e mi alzo a punto alto. Se vi va potete fare anche le 3 catenelle. Faccio 2 catenelle di separazione, dopodiché lavoro il primo blocco di 3 punti alti. 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, secondo blocco di 3 punti alti. 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, terzo blocco di 3 punti alti. 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, quarto blocco di 3 punti alti. 1, 2, 3,
Di nuovo 2 catenelle di separazione, nel frattempo tiro un po' la coda, lavoro il quinto ed ultimo blocco da 3 punti alti, 2, 3, 2 catenelle di separazione e completo il sesto ed ultimo blocco. Primo punto alto lavorato all'inizio, lavoro altri 2 punti alti per un totale di 3. 1 e 2. Adesso vado a chiudere nel secondo punto basso lavorato sul primo. Prendo il filo e chiudo a punto bassissimo. Se avete fatto le 3 catenelle, andate a chiudere nella terza catenella. Catenella di sicurezza, stacco il filo, stringo un po' e qui vado a chiudere l'anello magico. Si arriccerà un po' il lavoro, ma state tranquilli che poi la nostra mattonella sarà piatta. Durante il secondo giro si distende. Abbiamo realizzato così un piccolo esagono costituito da 6 lati. Andiamo avanti. Prendo la seconda colorazione bellissima, questo lilla molto bello, faccio un cappio che tengo sull'uncinetto. Mi aggancio esattamente alle 2 catenelle, subito dopo il punto alto dove ho chiuso. Pareggio le code e nel frattempo le lavoro. Sostituisco sempre il primo punto alto con le 2 maglie basse. Faccio 2 catenelle e sempre nello stesso spazio di 2 catenelle realizzo il primo angolo. Quindi lavoro un punto alto. Successivamente andrò a lavorare un punto alto in ciascun punto alto sottostante. 1, 2, 3. Quando incontro le 2 catenelle di separazione vado a lavorare il secondo angolo. Un punto alto, 2 catenelle di separazione, un secondo punto alto nello stesso spazio. Poi incontro nuovamente i 3 punti alti, un punto alto in ciascuno. E di nuovo ho le 2 catenelle, vado a realizzare il terzo angolo. Un punto alto, una catenella, una seconda catenella e un altro punto alto nello stesso spazio. Procederò in questo modo per tutto il giro. Tra l'altro l'abbinamento colori è spettacolare. Lavorato il sesto ed ultimo angolo, ci ritroviamo con i 3 punti, no? Un punto su ciascuno e poi chiudiamo il giro. 1, 2 e 3. Entro nel primo punto alto o nella terza catenella, prendo il filo e chiudo il punto bassissimo. Catenella di sicurezza, stacchiamo anche il secondo colore. Prendo il terzo colore, un bel verde, e faccio quello che ho fatto durante il secondo giro. Cappio che tengo sull'uncinetto, mi aggancio sempre nelle 2 catenelle di separazione, pareggio bene i fili e nel frattempo li lavoro, così non lo farò successivamente con ago e filo. Entro, sostituisco il primo punto alto con le 2 maglie basse, e inizio allo stesso modo di prima. 2 catenelle, sempre nello stesso spazio un altro punto alto. E abbiamo realizzato così il primo angolo. Successivamente andremo a lavorare nei 5 punti alti successivi un punto alto. Prima erano 3, adesso sono 5 perché da giro in giro aumentiamo di un punto, sia a destra che a sinistra. Prendo il filo, entro nel primo punto alto e lavoro il primo. Poi secondo, terzo, quarto
e quinto. Anche qui, quando arriviamo nelle 2 catenelle di separazione, andremo a lavorare il secondo angolo. Un punto alto, 2 catenelle, un punto alto. E anche per questo giro procederemo in questo modo. Terminato questo giro, cambierò nuovamente il colore, passerò al quarto colore, a questa bellissima variante rosa, e per il quinto ed ultimo giro passerò alla variante bordeaux, eseguendo sempre lo stesso procedimento. Una volta completati tutti e 5 i giri, questo sarà il risultato. Come notate, non ho chiuso il giro perché qui ho da farvi un appunto, nel senso che quando ho lavorato il primo punto alto l'ho sostituito da un punto basso più una catenella, poi 2 catenelle di separazione e il punto alto nello stesso spazio, perché a fine giro andremo a fare l'asola di chiusura. Con ago è filo stesso, non avremo in questo modo un punto in più. Mi inserisco nella seconda catenella e vado a chiudere come faccio di solito, quindi al centro dell'ultimo. Giro il mio lavoro e vado a bloccare e nascondere per bene il filo in eccesso. Taglierò poi tutti i fili che ho già bloccato in precedenza e poi questo sarà il risultato vero e proprio. Otterremo un esagono da 15 cm. Ora, se desiderate la vostra borsa un po' più grande, è chiaro che andrete ad aumentare fin dal principio il numero di giri della mattonella esagonale, eseguendo sempre lo stesso procedimento. Più facile di così davvero non si può. Fatta la prima mattonella, ne faremo altre 6 per un totale di 7. Questa è la seconda con questa sequenza di colori, la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima insieme a quella che abbiamo lavorato insieme. Non ci rimane che andare a cucire tutti questi pezzi. Possiamo realizzare 2 modelli, uno che realizzerò io oppure un altro che abbiamo visto in 1000 modi. Infatti sarà l'opzione che scarterò perché altrimenti finiremo per fare tutti la stessa cosa, no? Parlo per l'appunto di questo modello, quindi dietro e davanti, no? Della borsa, poi le altre mattonelle tutte attorno, piegate in questo modo, guardate. Ecco qui, questo grosso modo è il primo modello, quindi basterebbe andare a cucire tutti questi lati sia sulla parte del davanti che sulla parte del dietro, andare a realizzare il manico oppure metterne uno già pronto, per esempio in bambù, adesso non saprei, ed il progetto è pronto. È un bottone magnetico qui, ma non è questo il modello che voglio realizzare io. Rispetto alla forma precedente tondeggiante, diciamo così, la disposizione delle mattonelle in questo modo assumerà una forma rettangolare. Poi basterà realizzare il manico ed il gioco è fatto. Dunque, questa è la disposizione delle mattonelle. Sono sul rovescio perché andrò a cucire il tutto all'interno in questo modo. Quando la borsa sarà pronta, all'esterno sarà tutto pulito e non si noteranno le cuciture. Vado a cucire tutte le mattonelle con la variante rossa, quindi io partirei esattamente nel cucire un lato di ciascun esagono. Vado a tagliare il quantitativo giusto di filo, magari così, e questa volta vado a cucire con ago e filo. Entro direttamente nello spazio di 2 catenelle di ciascuna mattonella e vado a bloccarmi il tutto. Entro 2 volte e 2 e blocco, quindi entro al centro e blocco così. Poi non preoccupatevi per i fili, successivamente li andremo a nascondere. Dopodiché vado a cucire il primo punto alto, vado a prendere entrambe le asole con il primo punto alto e vado a cucire semplicemente in questo modo. Metto un attimo da parte le altre mattonelle qui, in questo modo anche voi potete seguirmi meglio. Pareggio così, punti alti successivi e cucio, punti alti successivi e cucio e così via. Quando ho terminato di cucire tutti i punti alti, come ho fatto all'inizio, entro nello spazio delle 2 catenelle di ciascuna mattonella. Entro più volte, quindi almeno 2 volte, poi rientro
già sono entrata al centro e blocco. Questo sarà il risultato della mattonella, vedete non si nota granché. Rimetto le mattonelle a posto. Ripeto l'operazione che ho eseguito insieme a voi da quest'altra parte. Quando le prime 4 mattonelle sono pronte ci rivediamo, così insieme andiamo a cucire queste insieme. Quindi primo, secondo, terzo, quarto, quinto lato. Ho tagliato stavolta un bel po' di filo. Vado intanto a cucire questo primo lato, per cui pareggio anche qui e cucio il primo lato sempre allo stesso modo. Dunque, ultimo punto alto con ultimo punto alto, 2 catenelle con le 2 catenelle, quindi secondo angolo, e adesso vado a congiungere gli altri 2 lati, proprio dal punto in cui mi ritrovo, vedete? Semplicissimo. Pareggio gli altri 2, così, e continuo con la mia cucitura, quindi gli angoli li ho già bloccati. Primo punto alto con primo punto alto, secondo punto alto con secondo punto alto, terzo punto alto con terzo punto alto, e procedo così. Quando cucio queste 2 mattonelle, quella centrale e quella alla mia sinistra, procedo sempre con la mattonella che sta in basso e poi praticamente proseguo e poi proseguo finché non andrò a bloccare anche qui il filo che successivamente andrà nascosto. Quindi io penso che tutto sia chiaro, è un procedimento abbastanza semplice dove bisogna avere un po' di pazienza. Lo sapete, io di solito faccio questo procedimento con uncinetto e filo stesso, appunto bassissimo, perché mi sbrigo prima, è un passaggio molto più veloce. Quest'oggi, per fare un qualcosa di diverso, almeno una volta vi mostro come le vado a cucire con ago e filo. Bene, guardate, ho cucito tutto, però ci sono questi 2 lati che si devono ancora cucire, ma non li cuciamo uno per uno. Intanto qui mi è rimasto un bel po' di filo, ne ho tagliato troppo, ma lo taglio tranquillamente e lo riutilizzo. Prendo nuovamente l'ago, andiamo a cucire la zona inferiore e questo. Facciamo in questo modo, seguitemi, metto sul dritto il mio lavoro, piego in questo modo le mattonelle e lo stesso lavoro che faccio qui lo facciamo poi dall'altra parte. Dunque vado a cucire il primo punto con il primo punto alto, questo lo lascio qui libero, non importa, tanto si chiuderà. Mi raccomando, sempre doppia passata. Poi passo al centro e blocco. Vado a cucire gli altri punti che mi rimangono. 2, 3, 4. Ok. Passo attraverso le catenelle e blocco, giro il mio lavoro sul rovescio nuovamente e vado a cucire i 2 lati. Mi inserisco direttamente nello spazio di 2 catenelle dell'altra mattonella, magari entro un'altra volta per bloccare bene il filo e vado a cucire il resto. Primo punto alto con primo punto alto. Poi il resto dei punti. È più semplice di quello che sembra, ve lo garantisco. Poi una volta che avete tutte le mattonelle, no? E seguite passo passo il tutorial, vedrete che risulterà tutto più facile. C'è sempre l'alternativa di cucire con uncinetto e filo. Però comunque dai, le mattonelle sono poche, si può pure fare. Anche qui, nonostante gli angoli sono già bloccati, blocco lo stesso, quindi 1 e 2 passate. Sono entrata al centro del cappio, quindi blocco il filo. Possiamo fare un ulteriore nodino di sicurezza, così. Faccio passare un po' di filo tra le maglie e poi lo posso anche staccare. Mi raccomando, è importante portarsi il filo tra un po' di maglie perché altrimenti il lavoro si disfa.
quindi fate come sto facendo io, poi ritorno indietro, vedete, e blocco. Guardate, vi faccio vedere il risultato. Una volta che andiamo a cucire l'altra mattonella, vedete, tutto perfetto. Ecco qui, quindi ripetiamo lo stesso lavoro anche da quest'altra parte. Bene, ho terminato il tutto, questo è il risultato. Posso andare a prendere l'altra mattonella e praticamente andare a cucire 1, 2, 3, 4, 5 lati, ovviamente sul rovescio. Ora mancano anche questi 2 lati, ma anche lì semplicissimo, sempre sul rovescio, vediamolo insieme. Capovolgo il mio lavoro, porto tutto sul rovescio, l'altra mattonella sempre sul rovescio. Ora qui ci sono varie opzioni, o prima cuciamo un lato, poi l'altro lato e poi tutti gli altri insieme, oppure possiamo cucire al primo colpo i primi 3 lati in basso e poi il primo con il secondo e così via. Ok, ho cucito tutte le mattonelle, possiamo capovolgere il nostro lavoro. Adesso occorre andare a realizzare il manico. Potremmo anche utilizzare un manico per esempio da 13 cm e andarlo a cucire, oppure agganciare una tracolla, farla all'uncinetto. Visto le richieste frequenti da alcune di voi, vado a realizzare un manico all'uncinetto, quindi questa borsa sarà da portare a mano. Eventualmente, andando a lavorare molte più catenelle, potete andare a realizzare una borsa da portare sulla spalla. Cosa faccio? Riprendo tutti i miei gomitoli e inizio a lavorare di giri a punto basso normale, alternando sempre i colori, così rimango comunque fedele ai colori utilizzati. Riprendo il mio uncinetto numero 5 ed esattamente parto da un lato e parto col bordeaux. Qui ovviamente fate voi in base ai vostri gusti, potete partire con qualsiasi altro colore. Faccio il solito cappio, mi inserisco in un punto qualsiasi, tiro fuori la catenella e blocco. Inizio con una catenella che a fine giro diverrà a punto basso per non avere maglie antiestetiche di fine ed inizio giro. Dopodiché vado a lavorare un punto nei prossimi punti che mi rimangono, i punti alti, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Faccio un punto basso anche nello spazio di 2 catenelle e adesso rimetto il mio lavoro a posto. Realizzerò tante catenelle quanto sono necessarie, quindi inizio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, vediamo un po'. Penso che possano andare bene 25 catenelle, per cui mi collego alle 2 catenelle dell'altro angolo e proseguo a punto basso. Ultimo punto alto, vado nelle 2 catenelle, faccio un punto basso e poi di nuovo inizio a lavorare 25 catenelle. La prima l'ho fatta, 2, 3, 4, 24, 25esima catenella e mi vado di nuovo a collegare nelle 2 catenelle dell'altro angolo, punto basso, procedo 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso stacco il filo, sfilo l'uncinetto, prendo l'ago e vado a fare l'asola di chiusura invisibile e poi mi aggancio col secondo colore. Anche qui semplicissimo, entro nel primo punto basso, al centro dell'ultimo, sul retro vado a bloccare con un nodo e questo filo qui in eccesso me lo vado a lavorare insieme al secondo giro a punto basso. Prendo l'altra variante, vi faccio vedere per l'ultima volta e poi possiamo continuare anche da sole. Proprio come ho fatto prima faccio un cappio, mi aggancio sempre con una catenella, parto sempre dallo stesso punto, cappio, mi aggancio, catenella, poi lavoro un punto in ciascun punto e quando arrivo alle catenelle vado a lavorare un punto basso in ciascuna catenella.
Se viene difficile col 5 possiamo sempre passare all'uncinetto numero 4, in questo modo riusciremo ad entrare bene in ciascuna catenella, quindi 1, 2, 3, 4 e così via. Continuiamo in questo modo, io continuerò così, poi passerò a questo lillino, poi riprendo il verde e poi concludo con il rosso. Probabilmente andrò a ritroso, come sempre vi scrivo tutto qui sullo schermo. Fantastico, questo qui è il risultato della borsa da portare a mano, è davvero spettacolare, mi piace tantissimo, spero piaccia anche a voi, fatevi sentire nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. Ho lavorato 10 giri totali a punto basso, raggiungendo diciamo una larghezza di manico da 6 cm, non male. In totale la borsa misura 25 cm in larghezza per un'altezza di 35 cm con tutto il manico. Passiamo all'ultimo step, andrò ad irrigidire il mio progetto perché avendo utilizzato un misto lana bellissimo la borsa risulta molto morbida, ma niente paura, è più semplice anche qui di quanto sembri. Basta andare a ritagliare un pezzo di feltro e metterlo in due. Vi do direttamente le misure: 51 cm per 36 cm, 35 e mezzo, siamo lì. Bisogna piegarlo in due, guardate qui, io ho fatto direttamente così, ho messo il feltro sul piano da lavoro e poi al di sopra ho messo la borsa. Come notate le misure coincidono perfettamente. Poi cosa ho fatto? Ho tracciato con un gessetto questo trapezio. Basta andare a ritagliare questa zona qui. Una volta che faccio questa operazione, con il gessetto vado a segnare lo stesso trapezio dall'altra parte, così mi ricavo la stessa forma. E voilà, la borsa Granny è così pronta, chiudiamo questo dicembre in bellezza, visto che lo stile Granny anche quest'anno è andato moltissimo di moda. Come avete visto ho irrigidito la borsa in maniera semplice e veloce, vi ho mostrato tutti i passaggi, i due lati del feltro potete o cucirli con ago e filo, oppure se avete poco tempo a disposizione come l'ho avuto io potete utilizzare della semplicissima colla per tessuti. È stato anche facile andare a fissare il bottone magnetico. Io generalmente per le borse da portare a mano non inserisco mai alcuna chiusura, però in questo caso, visto che ho utilizzato del feltro e visto che c'era la possibilità di nascondere facilmente le alette, ho inserito anche la chiusura. Anche per quanto riguarda la zona del manico potete sempre cucire con ago e filo sia da una parte che dall'altra parte. Anche qui, se avete poco tempo a disposizione, un po' di colla e via. State tranquille che non si disfa il lavoro assolutamente. Siamo a 20
25 cm, circa 26, perché giustamente inserendo il feltro all'interno un po' la lavorazione all'uncinetto si è dilatata, quindi abbiamo acquisito 1 centimetro e credo pure in altezza, vediamo, sì, quasi 37 cm. Questi sono i gomitoli che mi sono avanzati. Chiaramente ho già realizzato un altro accessorio, il cappellino, che vedrete questo mercoledì, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati. Vi rimarrà sicuramente del materiale per andare a realizzare qualche altro accessorio. Possiamo realizzare dei guanti, una lunga sciarpa e sfruttare insomma ciò che è rimasto. Volendo si può realizzare anche qualcosa di natalizio per le nostre case, perché come notate il progetto urla Natale. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo penultimo progetto, non video tutorial perché ce ne saranno altri 2. Infatti come sempre vi esorto ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi il progetto di mercoledì e di sabato 31 dicembre. Ritornando alla borsa realizzata insieme, che dirvi, io la amo, è pazzesca, bellissima, spero che anche a voi piaccia questo progetto. Fatemelo sapere come sempre sotto al video nella sezione commenti, voglio sapere cosa ne pensate, e se provate a replicare lo stesso progetto mi raccomando taggatemi sui vostri post, sulle vostre storie, perché ci tengo tanto a vedere i vostri bellissimi progetti. Vi ricordo che potete trovare il filato che ho impiegato io, quindi il kit da 5 gomitoli, su www.gomitoli.com. come sempre vi lascio il link del materiale utilizzato, escluso il feltro e il bottone magnetico, nel box informazioni sotto il video. Grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, ci vediamo direttamente mercoledì, un bacino a tutti!